anche gli uomini possono essere inaffidabili. Questa grandissima rivelazione ce la offre la poetessa latina Sulpicia, probabilmente nipote di Messalla, quel patrono famoso che sotto Augusto gestiva il circolo letterario frequentato da Ovidio, Tibullo e Properzio. Quindi non è un caso che Sulpicia sia cresciuta come ragazza aristocratica a pane ed elegie e che quindi le sue 6 elegie siano state raccolte nel Corpus Tibulianum, ovvero questa silloge che racchiude tutti i componimenti di quel tempo. Il fatto che appunto sia stata scelta la sua produzione ci fa pensare che fosse considerata un'artista a tutti gli effetti. Non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda la concezione che hanno avuto di lei i critici successivi. Possiamo dire che dobbiamo aspettare almeno il Settecento e l'Ottocento, quindi comunque il passaggio del filologo Heine, per vedere riconosciuta in Sulpicia quantomeno una presenza umana, perché prima era considerata o un personaggio fittizio oppure addirittura una figura maschile che si esercitava a scrivere al femminile. Quindi in realtà, come spesso accade per quasi tutte le artiste dell'antichità, c'è uno scetticismo di base da parte dei critici successivi nel riconoscere il fatto che si tratti effettivamente di un genio femminile. Neanche le femministe degli anni 70 del secolo scorso sono state molto tenere con Sulpicia, perché in realtà la stessa Sara Pomeroi, che fu una delle pioniere per quanto riguarda la questione di genere nei classici, disse ma leggiamo Sulpicia perché in realtà è una donna, e quindi diciamo che il messaggio implicito in questa frase molto schietta era: abbiamo poco materiale sulle donne e quindi accontentiamoci di quello che c'è rimasto, la leggiamo solo per quello, non per un valore letterario. Dobbiamo aspettare Santi Rocchi, sempre negli anni 70-80 del secolo scorso, per veder riconosciuta in Sulpicia una vera e propria artista. Lui si sofferma molto sul fatto che lei, palesando il suo amore per Cerinto, che è lo pseudonimo greco dato al suo amato, insomma, sulla falsa riga di quello che facevano i suoi colleghi uomini, basti pensare a Catullo con Lesbia, cosa fa? Con Cerinto lei stravolge i ruoli della donna nella società romana, perché in realtà si appropria del ruolo di poetessa e di donna che soffre perché viene tradita, quindi lei si lamenta dell'infedeltà del proprio amato, come facevano gli uomini, gli elegiaci, quando lamentavano il fatto che le proprie donne appunto non erano affidabili. Stravolgendo questo punto di vista, effettivamente Sulpicia porta in campo un argomento abbastanza caldo. Mi è rivenuta in mente un passo della Medea di Euripide, dove il coro dice: ma se è Giasone che ha rotto i giuramenti per sposare un'altra, ma allora anche gli uomini possono essere inaffidabili. Questa detta così oggi può sembrare una frase che non ha molto rilievo, però in realtà nell'antichità l'inaffidabilità femminile era quasi un valore, una certezza. Quindi vi leggo questo passo che è molto, molto bello della Medea. Le acque dei sacri fiumi risalgono alle sorgenti, stravolta è la giustizia, sconvolto ogni valore. Gli uomini meditano inganni, vacilla la fede negli dei, ma la fama muterà la mia vita. Io avrò gloria e tutto il sesso femminile sarà onorato. Nessuna voce infamante colpirà più le donne. Le muse dei poeti finiranno di cantare la nostra infedeltà. A noi non ha concesso Apollo, signore delle melodie, il suono divino della lira. Avremmo fatto risuonare un inno contro la razza dei maschi. Sulla sorte delle donne e degli uomini il tempo, nel suo lungo cammino, molte cose potrebbe raccontare. E in realtà, qualche secolo dopo, appunto arriva questa poetessa che scardina, no, il ruolo uomo-donna nell'elegia. Le 6 elegie di Sulpicia ci danno proprio ci aprono una finestra sul mondo delle donne nella Roma dell'epoca, perché lei magari racconta di un picnic, di un compleanno, quindi alla fine tematiche molto quotidiane, però con un punto di vista femminile che è abbastanza rilevante, e soprattutto ritroviamo quel valore di pudore che era tipico,
che è sempre stato tipico della donna, e troviamo quindi una donna scissa, perché da un lato brucia di passione per questo amante, lo vorrebbe dire, lo vorrebbe palesare, alla fine magari appunto lo scrive, però in realtà è combattuta perché a volte magari lo cela, come ci rivelano le sue poesie. Non sappiamo bene perché lo vuole celare, se per orgoglio, visto che lui era infedele, o perché appunto voleva rispettare il pudore, forse più per la prima, però ve le leggo e giudicate voi qual è il sentimento che ha scisso sul Picia. Questo è il manifesto, il primo. Venuto è infine amore, e vergogna maggiore mi sarebbe averlo tenuto nascosto, di quanto sia infamante averlo rivelato a tutti. Commossa dai miei versi, Citerea l'ha portato a me, deponendolo sul mio seno, ha sciolto le promesse venere, racconti le mie gioie, chi gode fama di non averle mai avute. Io non vorrei affidare parola a tavolette sigillate, per il timore che qualcuno le legga prima del mio amore. Ma questo peccato m'è dolce, mi infastidisce atteggiarmi a virtù. Tutt'al più si dirà che eravamo degni l'uno dell'altra. L'altro, luce mia, possa io non essere più la tua bruciante passione, come penso d'esser stata nei giorni da poco passati, se in tutta la mia giovinezza mai ho commesso errore così sciocco, del quale, lo confesso, mi sia maggiormente pentita, che d'averti lasciato solo l'altra notte per volerti celare il mio ardore.